Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo agosto 2024. Andiamo a vedere quali sono le linee guida generali affinché possiamo adempiere al nostro karma, al nostro dharma e alla nostra missione dell'anima. Quindi andiamo a vedere la parte generale e poi la parte amorosa, ma soprattutto mettiamo l'attenzione qual è l'adempimento animico in questo mese. Tale adempimento si riverserà in tutti gli ambiti della tua vita, va bene? Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, d'accordo? Più i libri che vi ho messo in un post in community di questo canale, libri suggeriti per il risveglio della coscienza, va bene? Allora, per tutte le mie ragazze e ragazzi della bilancia, mettiamo tutti e 6 gli oracoli dei Sefirino e vediamo qual è l'adempimento spirituale di questo mese, la missione dell'anima, qual è il karma, qual è il dharma. Ok. Allora, bilancia. Eccola qua. Wow! Da vittime a mago, regno della chiara luce. Questa carta mi dice che nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, hai avuto l'adempimento da vittima in cui la realtà ti cadeva addosso, vedevi le cose distinte e separate di te, avevi la ratio, la mente razionale che gestiva tutto, ok, siamo passati al mago, cioè a colui che sa che la realtà è la proiezione della sua anima, è tutto interno a sé. Quindi abbiamo l'adempimento di un karma importante e quindi i doni spirituali relativi a tale adempimento. Adesso andiamo a vedere qual è la carta della chiara luce e come applichiamo tale consapevolezza a tutti gli ambiti della tua vita. Allora, in questo mese, vediamo un po'. Allora, qual è l'adempimento spirituale? Cos'è che hanno integrato? Qual è la missione dell'anima delle mie ragazze e miei ragazzi in questo mese? Bilancia. Vediamo. La bellezza, wow, bellezza, armonia, centratura, esperienza premiata, vedi? Esperienza premiata, sei nel tuo centro, respira, ora, vedi? Punto interrogativo. Ragazze mie e ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario di grande maestria, eh? Questa è la carta della bellezza. Allora, come vi insegno sempre, noi creiamo la realtà non da soli. La realtà è creata insieme a qualcun altro. Questo qualcun altro si chiama codice narrativo. Questo codice narrativo può essere narrato da due aspetti, o dalla mente razionale, la ratio, il luogo comune, quello che ti rende vittima, oppure dal divino, il tuo sposo o sposa celeste, se superiore o spirito guida, chiamiamolo come vogliamo. Quando siamo vittime inconsapevoli in cui la realtà che proiettiamo la proiettiamo con il codice narrativo del luogo comune della vittima, allora creiamo oscurità. Quando creiamo col nostro sposa celeste, creiamo, eccola qui, bellezza. Allora non stiamo utilizzando più quindi un codice etico, morale, luogo comune, ma un codice estetico, che è un codice della bellezza. Tra l'altro la bilancia è dominata da Venere, quindi è proprio il tuo codice, è la tua essenza, l'essenza della bellezza, vedere la bellezza in tutto ciò che esiste. Quindi questo è il mese in cui tu farai pratica di un adempimento spirituale, laddove non vedevi bellezza in tutto ciò che esiste, perché la tua mente razionale ti faceva giudicare bruttezza tante cose, vedi la luce anche lì. E porterai la luce nelle zone anche laddove gli altri non la vedono. Porterai bellezza, equilibrio, eleganza d'animo.
Quindi questa carta ti dice che in questo mese sarai molto centrata nella bellezza, cioè vedrai la bellezza in tutto ciò che esiste. Non farai più discriminazione, discriminante la mente razionale, no? Anche laddove vedevi in passato giudicavi male qualcosa, adesso hai integrato, come vi ho insegnato nel video podcast Legge dello specchio, gli inarrivabili, gli inaccettabili, hai capito che tutto ciò che è esterno è interno a te e hai praticato la legge dello specchio. Per chi non l'ha fatto, le ragazze nuove, invito a guardare quel video e anche gli altri per praticare la legge esoterica, le leggi spirituali. Quindi hai integrato in te l'armonia in tal senso. Quindi farai pratica di questa bellezza. Allora qua c'è il collo di una sagoma, no? Qua c'è il centro, la testa e qua ci sono tante altre figure. Tu sai cosa hai integrato? Il fatto che tu sei questa, l'anima, e queste figure sono le tue proiezioni, sono più piccoline. Il mondo non è più grande che ti sovrasta come le persone, gli eventi, ma sono piccoli perché sono tue immagini. Ok. Voglio vedere a tal proposito, voglio vedere che tipo di archetipo ha integrato. Vediamo. Per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno della bilancia, qual è l'archetipo che è stato integrato e che quindi paleseranno all'esterno nel mese di agosto 2024? Qual è l'archetipo? La professoressa, la capacità per comunicare la conoscenza, l'esperienza, le abilità e la saggezza. Allora, a più livelli, ha integrato l'archetipo di colei che è in grado di comunicare agli altri una certa conoscenza, una certa esperienza, una certa abilità e saggezza. E in tutti gli ambiti della tua vita tu avrai l'opportunità di sperimentare questa saggezza acquisita grazie a cosa? Nel portare, ricordiamo, bellezza, che è proprio il tuo archetipo di nascita con la bilancia dominata da Venere. Nel portare bellezza. Cos'è la bellezza? La bellezza non ha a che fare con lo stereotipo sociale. Ve l'ho detto anche nelle meditazioni, nella playlist dove ho messo le meditazioni guidate, le piccole meditazioni guidate per integrare la tua natura selvaggia che è la bellezza. La bellezza non ha a che fare con lo stereotipo che ci propina il sistema in cui siamo incarnati, no. La bellezza, il fascino, la vera bellezza ha a che fare con l'autentica opera d'arte. L'autentica opera d'arte è quello che tu sei come archetipo di nascita, la tua natura selvaggia. E ci vuole coraggio ad essere chi si è veramente, perché si deve andare contro il luogo comune, quindi contro la mente razionale, che ci vuole prevedibili, misurabili e governabili secondo degli stereotipi. Anche questa cura eccessiva del voler essere o del corpo in questo ultimo tempo, no? La cura del corpo va bene, ma anche quando ci si ritocca, no? Il viso, il corpo. Ne ho parlato in un video un podcast di meditazione. Si diventa tutti copie. Si diventa copie di uno stereotipo che ci propina il sistema. Quando la vera bellezza, il fascino che rimane indenne, anzi aumenta, e man mano che cresci, avanzi con l'età, quel fascino aumenta sempre di più, quindi quella bellezza lo puoi avere soltanto sfidando il luogo comune. E quindi tu vedrai la bellezza nell'autenticità e non nello stereotipo precostituito. E la bellezza è sinonimo di amore. La bellezza, un grande esempio della bellezza ce lo dà la natura. Perché tu dici in natura, quando vedi la natura, wow, bellissimo? Perché la natura si dà. Il darsi della natura si chiama amore e quindi è bellezza. Ecco, hai imparato come darti alla tua natura. E quindi ecco perché anche le persone ti vedranno bellissima, bellissimo, ma non perché ti sei ritoccata, per carità non ho niente contro, ma sto dicendo l'eccesso
seguendo la mente razionale, porta a un difetto, porta al difetto di autenticità. Quindi l'equilibrio, qualsiasi cosa si fa, bisogna avere un equilibrio alla base dell'autenticità. Quindi il senso qual è? Le persone ti vedranno bellissima perché hai il coraggio di manifestare chi sei, non tenendo conto dello stereotipo sociale. E questo ti porterà a comunicare la conoscenza vera e la saggezza, grazie all'esperienza della trasmutazione che hai fatto. E vedrai che anche laddove tu ti sentivi poco bella, poco bello, vedrai una bellezza autentica riconosciuta anche dall'esterno, perché l'esterno è una tua proiezione. Va bene? Ok. Wow, bellissima stesa, molto potente. Vediamo un po' a livello generale cosa ci raccontano e poi analizziamo l'amore. Quindi come si adempie a tutto questo? Cosa accade nella realtà 3D? Insegnerete anche agli altri, no? Professore, professoressa, come realizzare la propria bellezza, che è una bellezza selvaggia, ok? Al di là del luogo comune. Quello che avete fatto voi lo trasmetterete agli altri. Vediamo un po'. Allora, a livello generale, cosa accade per alle mie ragazze e ai miei ragazzi del segno della bilancia? Agosto 2024. Paggio di bastoni, 7 di coppe, paggio di spade. Ti vedo avere varie cose da fare, ti vedo avere più fronti aperti, ti vedo vedere più cose da fare. La luna un po' non sai cosa fare. Allora, io qua vedo un risveglio spirituale per te, c'è in questo mese, con questa carta qui. Mi parla di la voglia di scoprire nuovi orizzonti, di conoscere, di fare, di esplorare, anche fare dei viaggi o fare nuove conoscenze. Ti vedo anche fare nuove conoscenze. Vedo più fronti aperti per te. Il 7 di coppe mi parla di più fronti aperti che tu vuoi esplorare e stai lì col paggio di spade cercando di capire che cosa devi fare. Ci può essere un po' di confusione in tal senso perché questa è la carta, quella della chiara luce, che viene dopo due regni molto importanti, che sono questi due regni qua. Il regno egregorico è il regno della vittima, delle paure e dei condizionamenti, il regno delle ombre è il regno dell'apprendista mago, la fase intermedia tra questa e questa, che è la carta finale, no? Quindi c'è un adempimento della magia, ti posso vedere un po' confusa su cosa fare perché ti senti molto eccitata, diciamo, come lo sciamano, no? Nel voler approfondire più cose della tua vita. Ok, vediamo un po' ancora. Due altre. Il diavolo. Wow, 3 di coppe. Questo è un mese dove ti vedo sostanzialmente molto contenta, conoscerai persone nuove. E tra queste persone nuove c'è una persona a cui piaci tantissimo. Questo me lo marcano. Conoscerai persone nuove, ti vedo indaffarato su più fronti. Tra i tuoi amici o tra le persone che ti presenteranno i tuoi amici o tra i tuoi amici c'è una persona a cui piaci tantissimo. Energia amicale, amichevole e passionale sessuale. C'è questo. E tutto sommato vedo un mese di... Guarda, qua c'è la papessa, ci sei tu, anche se sei uomo. Ti vedo guardare un nuovo scenario davanti a te, dove le persone riconoscono una tua bellezza anche esteriore, che è prerogativa, che ha come prerogativa la bellezza interna, la natura selvaggia, quello che ti ho detto. Sto ridendo perché molti di voi già avranno fatto milioni di volte la meditazione sulla natura selvaggia, che sta su questo canale alla playlist Meditazioni Guidate. Come vedete questi sono i risultati, cioè vedrete proprio in questo mese. Che anche se volete, qualsiasi modo volete uscire di casa o essere in un certo modo al di là del luogo comune, attrarrete tantissime persone o vi sentirete gli occhi addosso, questo è il senso. Vediamo un po' al positivo. Energia positiva per te in questo mese. La forza. E qua abbiamo la forza, avrai tanto coraggio in questo mese, vedo la forza proprio di
La forza qua significa il coraggio, no? Il coraggio, vi dico sempre, è l'unica virtù che serve per andare contro il luogo comune. Io vedo che tu andrai contro il luogo comune, se vuoi fare delle cose le farai sfidando il luogo comune, la forza è dalla tua parte, il coraggio di Perseo è dalla tua parte. Vedrai chiare tante cose, assolutamente sì, vedi asso di bastoni. Qua io vedo tante persone che vogliono comunicare con te, vogliono la tua energia. Vediamo il lato negativo qual è. 7 di bastoni, il lato negativo. 7 di bastoni parla un po' di ostacoli. Io non so se tu... Ci saranno tante persone che vogliono stare con te o comunicare con te, ti sentirai un po' gli occhi addosso. Non so se tu dare la possibilità a troppe persone. Non hai ancora molta chiarezza, asso di spade, perché sei nella fase iniziale di questa magia, no? Vedo tante cose intorno a te, tanta energia, persone che ti vogliono, per tu non sai cosa fare. Vedo un po' così, vediamo che energia ha questo diavolo e 3 di coppe. Diavolo e 3 di coppe. La regina di coppe. Qua c'è una persona che vuole proprio te. Una persona che vuole proprio te in questo mese, Forse è una persona che sta a distanza, adesso l'amore lo andiamo a vedere comunque, però io vedo che ti lascerai fluire alle cose, metterai un po' di limiti, oppure ci sono dei limiti tra te e una persona, però vedo questa persona, c'è molto interesse nei tuoi confronti, proprio di natura sensuale, passionale. Fammi vedere un po' questo paggio di spade. E il mago. Guarda, questo è proprio il mago che ti ho detto. Avrai chiarezza mentale alla fine per fare magie. Cosa voglio dire questo? Vedo tante cose da fare in questo mese. Il coraggio di sfidare il luogo comune, il coraggio di andare contro la mente razionale, il coraggio di fluire. E qua c'è il mago. Non avrai più dubbi a un certo punto sulle decisioni da prendere su vari aspetti, 7 di coppe della tua vita, anche relazionali, amicali, mettendo limiti anche alle persone, secondo me, che non viaggiano alla tua frequenza. Questo è il senso di questo 7 di bastoni. E il mago qua mi parla dell'opportunità che avrai di creare qualcosa, anche di creare qualcosa che ha a che fare con quello che hai imparato, professora qua. Mi parla anche di lavoro che, se stavi aspettando un lavoro, qua arriva un lavoro che è all'altezza di quello che sei diventato, mi spiego? Guarda, c'è la stella. Vedo tanto movimento in questo mese, ragazze e ragazzi, tanto movimento. Vediamo un po' cosa ci dicono le fate. Dove stanno le carte delle fate? Eccole. Il tuo desiderio viene esaudito. Se avevi un desiderio importante, il tuo desiderio viene esaudito. E qua si vede, ti vedo festeggiare. Il tuo desiderio viene esaudito in questo mese. Figlia. Molti di voi hanno una figlia che mi parla, la risposta alla tua domanda coinvolge tua figlia. Se stavate pensando ai vostri ragazzi, ai vostri figli, il desiderio viene esaudito rispetto ai vostri figli. Mi dice anche della tua bambina interiore, la figlia. C'è qualcosa che ti renderà proprio felice in questo mese, che farà gioire la tua bambina interiore. Vediamo un altro, o bambino, La vita sentimentale. La domanda che hai fatto coinvolge la tua vita sentimentale che sta cambiando in meglio. Allora, questo è il mese in cui ci sarà un cambiamento, un desiderio probabilmente realizzato rispetto alla vita sentimentale. Va bene, la vita sentimentale la vediamo adesso, tra un po'. E quindi la tua vita sentimentale mi dice sta cambiando in meglio. Tu metterai dei limiti a certe situazioni, a certe persone. Vediamo un po' che succede dopo. Sì, mi dicono che questo è un mese in cui ti vedo proprio recupero di energie, bellezza, forma fisica, psicofisica, sì. E quindi voglio andare a vedere subito che cosa ci dice l'amore, visto che qua vediamo molto movimento. Andiamo a vederlo subito. Allora, tenendo fede a quello che è uscito, questa bellezza, la tua natura autentica, vediamo l'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po' cosa accade nell'amore alle mie ragazze, i miei ragazzi del segno della Bilancia, agosto 2024. Carta guida. Non ascoltare gli altri. Non devi ascoltare la tua mente. Qua c'è una donna chiusa
con gli occhi chiusi, che ascolta la voce della mente creativa, del cuore, e non ascolta le voci della mente. Le voci della mente si possono, come vi ho spiegato anche nel video La chiave assoluta, la prima parte, quella sull'arte del vivere, il tuo ego, la tua mente razionale proietta all'esterno le persone che rafforzano le tue paure. Quindi non ascoltare gli altri rispetto all'amore, va bene? Solo te. Ci saranno quindi persone o i tuoi stessi pensieri che ti possono influenzare sulle scelte d'amore. Non ascoltare gli altri. No, no, no. Ok. Vediamo un po', questo proprio come suggerimento. Vediamo un po', mettiamo una carta guida sull'amore e poi ci facciamo la stesa tradizionale. Agosto 2024, bilancia. Qua abbiamo il Re di Coppe. Qua abbiamo una persona emozionalmente aperta a te, che arriva emozionalmente aperta, una persona di spessore emozionale, una persona matura a livello emozionale, una persona che è una persona stabile a livello emozionale, matura, una persona che ne vale la pena. Può darsi il segno del Cancro, Pesci, Scorpione, o tu sia questi segni qui. Qua abbiamo un 7 di spade, gli amanti, 9 di coppe. C'è stata un po' di mancanza di fiducia nell'amore ultimamente. Vediamo un po'. Qua mi dicono che c'è una persona di spessore. Vediamo. Amore, bilancia, agosto 2024. Amore. Mamma mia. 3 di denari, 2 di coppe. Qua io vedo l'amore, vedo che farete piani insieme a qualcuno, piani insieme, costruire qualcosa insieme a qualcuno, 3 di denari, 2 di coppe. Questa è l'energia di pianificazione dei piani con qualcuno d'amore. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo un bellissimo 2 di coppe. Ah, c'è un 3 di spade qua, Re di spade, 8 di bastoni, eremita. Io non so se qua arriva una persona completamente nuova che ti permette di chiudere con un passato molto doloroso. Qua vedo che c'è stata un dolore forte con una persona, qua c'è un Re di spade. Comunicazioni che hanno portato a una chiusura, di una persona fredda, un po' più distaccata. Oppure puoi essere tu che hai chiuso una relazione. Qua vedo questo. Qua arriva l'amore, non so se è la stessa persona oppure una persona nuova. C'è un 2 di coppe netto dopo prima di un 3 di spade, dopo un 3 di spade. Vediamo un po'. Energia attuale nell'amore, bilancia. Qua c'è il sole. Che ci sia o meno una persona, io ti vedo felice in questo periodo. C'è il sole e c'è allegria, c'è felicità, condivisione, leggerezza, armonia, bellezza. Non a caso è già questa carta qui di adempimento. Siamo nella tappa del leone, agosto, e quindi qua io vedo che in questa, se non è ancora successo che stai così felice e così bene, è la tappa del sole, la tappa del leone, quindi succederà proprio ad agosto, che ti vedo bella, felice, bello, felice. Vediamo, o stai conoscendo una persona già. Vediamo, energia positiva per te, 10 di coppe, arriva la felicità nel mese di agosto, ti vedo proprio felice con qualcuno, condivisione, felicità, felicità. Il blocco, paggio di denari. Non so, il paggio di denari mi parla di invito, di rifiuto di un invito perché sta al tuo blocco. O rifiuti qualcuno, o rifiuti una proposta. Vediamo, passato, 4 di coppe, Re di bastoni. Qua vedo che sei stata insoddisfatta di qualcuno. Qua c'è un Re di bastoni, però c'è un 4 di coppe qua. E vedo che sei stata o stato insoddisfatto dell'agire o il non agire di qualcuno, oppure il comportamento di una persona ti ha reso apatica o apatico, oppure avevi delle opzioni però nessuna andava bene, rifiutandone alcune.
però vedo che adesso stai bene, o comunque nella tappa di agosto arriva questa felicità. Vediamo che succede qua. Agosto 2024, bilancia, 8 di denari, paggio di coppe, eccolo, il cavaliere di denari. Allora qua arriva una persona 100%, va bene? Una persona, paggio di coppe, 8 di denari, che vuole far funzionare le cose con te, vuole che le cose funzionino. Il cavaliere di denari mi dice che questa cosa non è una cosa che parte subito sparata come un razzo, va bene? Ma a poco si semina. Mi dice che qua qualcuno può essere impegnato sul lavoro, non so se sei tu come priorità, oppure puoi conoscere questa persona mentre sei impegnata o impegnato sul lavoro. E mi dice che le cose andranno secondo i giusti tempi, non subito partiranno queste cose, c'è un corteggiamento. C'è un corteggiamento e poi il cavaliere di denari mi dice che a poco le cose si faranno valere. Vediamo che cosa c'è dopo il cavaliere di denari. Sì, c'è l'appeso, ci possono essere delle questioni di lavoro che possono posticipare, organizzarsi in qualcosa, questioni di lavoro che rallentano un po' la situazione, un incontro possono rallentare. Mi spiego? Per alcuni di voi potete avere più opzioni, tra queste opzioni qualcuna o una la scartate. Quest'altra persona invece si fa notare da voi, mi spiego? Allora, qua ci sono invece per le ragazze e i ragazzi che hanno già una connessione, una situazione di felicità, una connessione vedo una bella connessione. Si può essere stati un po' insoddisfatti perché questa persona, per motivi di lavoro o per motivi di distanza o per altre cose che non riguardano l'amore. Che cosa succede? Che qua si cerca di rimediare, seppur le cose possono andare un pochino più lente per motivi altro dall'amore che riguardano altre circostanze. L'appeso mi parla di altre circostanze, va bene? Che riguardano una lentezza e qua mi marcano il denaro, il lavoro. Vediamo un po' che c'è dopo l'appeso. Il re di coppe, per re di coppe, re di coppe. E certamente qua questa persona, passato questo momento di un po' più calma, un po' più di fermo per queste altre questioni, si farà valere da te. Perché ti dico questo? Perché è una persona di spessore, re di coppe 2 volte, che è una persona predisposta emozionalmente a te, che si dichiara a te, anche se le cose possono andare un po' più lente per motivi di lavoro. Va bene? Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano i miei tarocchi, cosa ci aggiungono oppure cosa ci confermano. Per alcuni di voi avete scartato una persona nel recente passato. Lo scarto infatti è qua, cioè avete dato le spalle, qua arriva una persona nuova, Sì. E qua abbiamo forti segni d'acqua, fortissimi. Pesce, anche leone, ariete, sagittario. Vediamo il sole, cosa ci racconta il sole, energia del presente. Asso di denari, qua arriva un'opportunità, assolutamente arriva un'opportunità d'amore, asso di denari, un'opportunità che ne vale la pena, te lo dicevo già con il re di coppe. 10 di coppe al positivo, 7 di spade. Può essere che tu non ti fidi subito, non l'accetti subito, specialmente se è una persona nuova o se è una persona che già conosci, fai tu. All'inizio tu non l'accetti subito questa cosa, comunque sia ci vai un po' sulla difensiva. Però poi ti apri, vedi i cavalieri di denari. Qua c'è qualcosa che rallenta, per motivi di lavoro o per motivi altro, però poi riprende. Vediamo questo paggio di denari al blocco. Vedi l'appeso? Mi parla di questioni lavorative, l'appeso, denari, questioni lavorative che possono rallentare. Questo è il blocco, magari per vedersi, per incontrarsi, però c'è una persona che si farà valere, te lo dico, Vediamo un po' questo, oppure qua vi conoscete sul lavoro, può anche essere questo. Vediamo il re di bastoni e il 4 di coppe. La torre. Qua si è chiusa una situazione con una persona o con qualcuno nel recente passato, oppure anche un passato un po' più remoto, che siamo a migliaia, scusami. Re di bastoni e 4 di coppe, 3 di denari. Qua è come se non si potessero fare dei piani insieme a qualcuno per motivi di lavoro, credo, e tu eri insoddisfatta. Può anche essere la stessa persona, ripeto.
Vediamo questo 8 di denari, cosa succede agosto 2024, 8 di denari. La regina di spade, qua ti vedo più concentrata sulle tue cose inizialmente. Vedi 3 di spade, specialmente se ti chiede scusa una persona o se sei single, ti vedo un po' più evasiva o evasivo all'inizio, concentrata sul tuo lavoro, sulle tue cose che ti fanno stare bene. Quindi io credo che all'inizio tu metti un po' in stand by questa persona qui, però dopo vedrai che questa persona ne vale la pena, questo è quanto, per paura di soffrire tu, tutto questo, questa cosa, insomma. Paggio di coppe. 9 di denari, sì, qua c'è qualcuno che ti corteggia e tu te la prendi con i tuoi tempi. Diciamo che non ci fai tanto caso all'inizio, che sia una persona nuova, che sia una persona che già conosci, che vuole farsi perdonare, diciamo che tu te la vedi imperatrice, 9 di denari, sei molto concentrata anche sui tuoi obiettivi lavorativi e personali che vanno molto bene questo mese, vedo qua. O comunque ti danno soddisfazioni, quindi all'inizio non gli fai tanto caso a questa persona. Vediamo cavaliere di denari l'appeso. E 7 denari, vedi c'è un'attesa di natura lavorativa, oppure di natura tua, oppure per una distanza, c'è un'attesa, intanto questa persona ti corteggia. E questo re di coppe finale. 7 di bastoni, sei tu che metti un po' di limiti a questa persona, non so perché. Re di coppe. Paggio di coppe, vedi è sempre lui. Qua ci sei tu che metti un po' di limiti a questa persona, vedi non sai cosa pensare, 2 di spade. Può anche essere che sia come energia specchio, no? Io sto parlando di te, ma risuona su un'altra persona che mette un po' dei limiti. E fatto sta che qua c'era un bellissimo 2 di coppe. Quindi qua io ti dico, questo è il mese in cui ti vedo concentrata, o qua c'è l'energia di qualcuno, può essere tu o questa persona concentrata sul suo lavoro, sulle sue amicizie, sulla sua stabilità, e qua c'è qualcun altro che corteggia, e l'altro che mette un po' di limiti, o per motivi di lavoro, all'inizio, inizialmente, ma io credo che sia per motivi di lavoro qua. Però c'è questa persona, assolutamente. Abbiamo anche il segno della Vergine, forte. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sì, cosa ti dirà questa persona. Sono pazzo di te, te l'ho detto 2 volte re di coppe. Sono pazzo di te. Questa persona è pazza di te. Cos'altro ti dirà questa persona? Aiutami, ti prego. Qua è come se la persona insiste con te e tu gli dai un po' di attendere, capito? Ti dice aiutami, ti prego. Vediamo ancora. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Davanti a te questa persona quando ti guarda negli occhi non ha più difesa. Infatti vedo che qua, vedi, c'è la regina di spade, che sei tu, bilancia, e il paggio di coppe, no? E tu con le spade e lui che cerca, no? Quindi io credo che sia tu che all'inizio non ci fai caso, insomma. Ok, andiamo a vedere l'ultima carta. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta di queste. Agosto 2024, amore, bilancia. E l'eremita, vedi, ci vai prudente. A poco, non è un no, ci vai prudente prudente. E gli 8 di spade ti senti un po' bloccata. Non so perché. Ci vai prudente prudente. Forse perché sei stata delusa in passato, ci vai prudente. Vediamo ancora sull'eremita. Vedi la luna. Ci vai prudente perché hai un po' di situazioni emozionali. Vedi, 3 denari lo ripetono. Credo che sia una persona che incontri sul posto di lavoro. Per alcuni di voi avete un po' paura. O è un vostro capo, un collega, qualcuno può essere per voi e ci andate prudenti, però questa persona insiste. Poi ovviamente sapete voi ragazze, no? Connettetevi con e ragazzi, connettetevi con le vostre emozioni. Quando escono 2 arcani maggiori di questa portata, l'eremita guarda nelle sue profondità della luna. La luna, ricordiamo, è il viaggio octonio sotterraneo, come fa Perseo nelle profondità di Ade per prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa, cioè tagliate la testa, il mentale. Quindi connettetevi con le emozioni che questa persona vi dà. Fate le meditazioni affinché voi possiate adempiere alla vera relazione, che è quella tra umano e divino, come vi ho insegnato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. E saprete prendere la giusta decisione, va bene? I tarocchi ci servono a vedere qual è il karma
che dobbiamo adempiere affinché noi possiamo creare consapevolmente il nostro destino. Tu sei già nel mago qua, te lo ricordo. Ok, vediamo cosa ci dicono gli ultimi oracoli. Immaginare, arrivare al traguardo, non è per voi. Qua c'è qualcuno che non si arrende, però tu pensi che non sia per te questa persona. All'inizio c'è un rifiuto, credo, da parte tua, cos'altro? Infatti ci sono i tuoi dubbi, però alla fine c'è la cooperazione, vedi? Casa dolce casa, secondo i tuoi tempi. Qua c'è, io credo che sia tu. Questa persona insiste, però tu non la vuoi o comunque non ci fai caso. C'è i tuoi dubbi. Co-creare alla fine la carta come se fosse un 3 di denari, la cooperazione. Alla fine ci sarà cooperazione, ok? Quindi lavora sulle tue paure relative alla relazione attraverso quello che l'altro ti proietta, tanto ci sono tutti i podcast e le meditazioni guidate sul canale, e vedrai che andrai incontro alla risoluzione di quello che ti può ombrare a livello mentale. Mi spiego? Ok, vediamo qual è la parola chiave per te in questo mese. Amore, wow! L'amore è la parola chiave per te in questo mese. Come vi ho insegnato negli ultimi video dei podcast, no? L'arte sciamanica, l'amore significa il darsi, come te l'ho detto anche con questa carta. L'amore per te è l'obiettivo in questo mese. Il tuo sposo celeste o sposa celeste vuole che tu ti dai. Ma a cosa ti devi dare? Alla tua vera natura, facendo anche le meditazioni e il lavoro di consapevolezza. E a cos'altro? Cos'è la tua vera natura anche? Sono le emozioni che ti verranno a trovare grazie alle relazioni, alla relazione con l'altro. Quando ti arrivano delle emozioni, come vi ho insegnato nei video Magia Pratica 1, 2 e 3, devi darti. Il darsi è amore. Eccolo qui. Quindi tu avrai l'amore che trionfa in questo mese, rossa, carta rossa, l'amore nel darti, tant'è che all'esterno ricevi anche il darsi da parte degli altri. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!